Bentornati nel Teatro del Reale, l'unico angolo della rete in cui smontiamo la lucida vetrina della celebrità per osservare i cuori vulnerabili, che battono sotto i riflettori. State guardando Segreti Turchi. Dicono che le luci più intense proiettino le ombre più profonde, e non esiste palcoscenico più sincero nella sua artificiosità di una mezzanotte a Dubai per dimostrare quanto sia vera questa legge crudele. Immaginate il Burj Khalifa che trafigge la notte del deserto, un ago di acciaio e ambizione che riversa fuoco e luce su una città che non conosce sonno. Le supercar scivolano come squali metallici sui viali illuminati, i rooftop pulsano come un cuore elettronico, la colonna sonora perfetta per l'illusione di una leggerezza eterna. Era il primo respiro del 2026, e la città sembrava costruita su misura per chi vive di immagine, magnetismo e promesse di domani. Tra gli ospiti più attesi in questa cattedrale del lusso c'era un uomo abituato a diventare il centro di gravità di ogni stanza in cui entra, Bar Arduk. L'Europa conosce il suo volto, la Turchia ne ha celebrato il talento, il suo carisma è una sostanza concreta misurata in milioni di fan e titoli di giornale. Ma quella notte, mentre il mondo sollevava i calici al futuro, Bar sentì qualcosa cedere sotto i piedi. Come se nel pavimento di marmo si fosse aperta una crepa che nessun neon avrebbe potuto colmare. Quello che state per ascoltare non è semplice pettegolezzo, è l'anatomia di un cuore che si spacca. È il racconto di un cambio volo deciso all'ultimo che ha spiazzato un intero team, di un rifiuto pesante come una sentenza, e di un messaggio capace di trasformarsi nella lapide di una fantasia collettiva. Oggi, su Segreti Turchi, scenderemo nella vulnerabilità esposta di Bar Arduk e nella determinazione fredda, inamovibile, di Elçin Sangu. Prima di imbarcarci dentro questa tempesta emotiva, una domanda per voi, anima del canale. Credete che un grande gesto possa raddrizzare un passato rotto o alcune fini sono scritte con inchiostro indelebile? Se amate queste esplorazioni cinematografiche delle stelle del vostro cuore, assicuratevi di essere iscritti a Segreti Turchi. E se volete essere i veri mecenati di questo racconto, quelli che tengono accese le luci e profonde le sceneggiature, il pulsante Unisciti vi aspetta qui sotto. Il vostro sostegno è il vento nelle nostre vele. Ora, entriamo nella notte scintillante che, all'improvviso, si è spenta. Per Bar Arduk, il copione del Capodanno sembrava semplice, un giro d'onore per una carriera che non mostra cenni di rallentamento. Il piano era salutare il 2026 nell'abbondanza di Dubai, metropoli eretta come una promessa ininterrotta di futuro. L'itinerario era corposo, una parata di feste da sogno organizzate dall'elite globale, incontri con produttori pronti a stringere mani e contratti, una scia di flash che avrebbe certificato, ancora una volta, il suo posto immobile nell'immaginario pubblico. Si muoveva nelle prime ore della sera con la sua consueta fiducia, quella naturale spavalderia che nasce da anni passati a essere il Golden Boy. Era l'uomo che tutti volevano conoscere, il volto con cui tutti volevano farsi vedere. Ma quando l'orologio segnò la mezzanotte e il cielo esplose in una sinfonia di fuochi, la farsa smise di divertire. L'isolamento della fama gli colpì il petto come un pugno. Non fu un volto nella folla a tradirlo, né una parola aspra di un rivale. Fu una luce fredda e azzurra, quella dello schermo del suo telefono. Una fotografia, caricata a migliaia di chilometri di distanza, pubblicata dalla sola persona che conservava ancora le chiavi della sua storia, Elçin Sangu. Uno scatto semplice, quasi disarmante nella sua compostezza. In quell'immagine, Elçin appariva più serena e luminosa di quanto il pubblico l'avesse vista da tempo. Non stava posando per una rivista, stava esistendo. E al suo fianco, incorniciato da un'intimità che non si può recitare, c'era un uomo il cui nome non diceva nulla alle masse. Quella sola immagine bastò a frantumare la realtà accuratamente costruita della notte di Bar. Le colonne di gossip, affamate di contenuti nel torpore delle feste, presero fuoco all'istante. I titoli si scrissero da soli: nuovo amore. Un inizio fresco per Elçin. Chi è l'uomo misterioso? Per il pubblico era un gioco di ipotesi da consumare col caffè del mattino. Per Bar, con gli occhi fissi sul display in mezzo a una festa assordante,
fu uno specchio spietato. Non lesse solo l'immagine, colse il sottotesto che scorreva tra i pixel. Il sorriso di Elchin non era quello educato e allenato delle serate di gala. Era intenzionale. Era vero. La didascalia, calibrata con cura, conteneva un tono di fiducia quieta che lo punse come un ago. Parlava di una pace di cui lui capì di non fare parte. Chi gli stava attorno notò un cambiamento così netto da diventare rumoroso nel silenzio. Il frastuono si affievolì, la musica diventò un ronzio, il calice in mano si trasformò in un oggetto estraneo, pesante e inutile. Ciò che doveva essere un salotto per scalare la mondanità si convertì in un inventario spietato. E le milioni di luci LED di Dubai non riuscirono a illuminare la tempesta che gli era esplosa nel petto. Quando l'idea della vita che credevi di vivere crolla, l'unica urgenza è ritrovare il filo, dovunque sia. Fu allora, nelle ore caotiche tra la notte e l'alba del 1° gennaio, che Barr prese la decisione che sorprese tutti nella sua scorta. Mandò all'aria il viaggio. I salotti esclusivi, i contatti in attesa di incontrarlo, la vetrina perfetta per il suo brand, tutto perse improvvisamente peso. Spinto da emozioni sepolte sotto strati di lavoro e trionfi, e da una consapevolezza più affilata della paura, capì di star perdendo la narrazione. Più di tutto, capì che non poteva guardarla scivolare via senza tentare l'ultima parola. Prenotò il primo volo disponibile per Istanbul. La traversata fu una nebbia di turbolenze e rimpianti. Quando atterrò, l'aeroporto, un paesaggio che conosceva fin troppo bene, non gli fece la solita complicità. Di solito Barr vive l'arrivo come uno sport. Ironico, con il sorriso pronto come uno scudo, gli occhiali a mascherare la stanchezza. Stavolta, davanti ai flash in attesa, si presentò senza armature. Un uomo smascherato. Quando le luci gli esplosero in faccia, non arrivò la battuta di rito. Arrivò invece una frase nuda, strappata da una tragedia privata, consegnata a reporter che si aspettavano un commento leggero sulla vacanza. Mi fa male il cuore, mi fa male l'anima, disse. Nient'altro. Nessuna strizzata d'occhio. Nessuna strategia. Nessuna promozione di una nuova serie. Un uomo che, forse tardi, misurava l'infinito costo di ciò che aveva già perduto. Un'onestà così scoperta è rara in un'industria di fumo e specchi. Ci costringe a chiederci, è meglio mantenere l'immagine dell'invincibile o c'è forza nell'ammettere di essere spezzati? Voglio chiedere alla famiglia di Segreti Turchi, vi è mai capitato di prendere un volo disperato per un cuore infranto? Raccontatelo nei commenti. Ogni storia ci aiuta a disegnare un quadro più vero della condizione umana. E se questo racconto vi sta toccando, prendete un secondo per premere mi piace. Ci aiuta a navigare l'algoritmo e portare queste narrazioni a più persone. Per chi desidera essere la spina dorsale del canale, il pulsante Unisciti è il vostro biglietto per la cerchia interna. Il vostro supporto rende possibile tutto questo. Dall'aeroporto, il teatro pubblico svanì lasciando soltanto un rettangolo di vetro. Lo schermo di uno smartphone. Alimentato dall'adrenalina del rimpianto e braccato da quell'immagine di Elchin accanto a un altro, Barr Harduk ruppe un lungo silenzio. Fece ciò che in molti compiono nei momenti di disperazione, ma con le poste in gioco di una celebrità nazionale. Le scrisse. Fonti vicine all'ex coppia parlano di un messaggio sincero, quasi penitenziale. Non era una pretesa, era una supplica. Chiese di vedersi di persona. Voleva un incontro per guardare indietro senza scuse, dissotterrare ciò che era stato sepolto dentro anni di muta distanza, ricucire dove possibile o quantomeno dare un nome ai sentimenti mai del tutto morti. Non stava chiedendo una relazione, stava chiedendo chiarezza. Attese una mano tesa, un segno che la loro storia avesse ancora un valore condiviso. Invece di un invito, arrivò un verdetto. La risposta di Elchin Sangu non fu una mossa tattica né un gioco del tira e molla. Chiuse la porta con l'eleganza irrevocabile di chi ha già fatto i conti col passato ed è sopravvissuto. Lei, che negli ultimi mesi aveva coltivato un nuovo senso di sé e una pace faticosamente conquistata,
replicò con parole chiare e definitive. Secondo chi ha letto quel testo, diceva, per me quei capitoli sono chiusi. Un errore si fa una volta, ripeterlo è da sciocchi. Ho iniziato l'anno con una nuova vita. Ho voltato pagina per me stessa, punto. Assaporiamo con calma quelle parole per capirne l'impatto: sciocchi, chiusi, nuova vita. Niente seduzione, nessuna corda tesa per un braccio di ferro. C'era l'assertività di una donna che aveva già attraversato il lutto, guarito le ferite in privato e scelto un'altra strada. Con un solo messaggio non negò solo un caffè, negò la possibilità stessa di un seguito. Per molti osservatori quella frase suonò come l'ultima riga alla fine di un romanzo, messa lì per proteggere la storia da aggiunte fuori luogo. Per altri, fu una ferita da riaprire con 1000 spiegazioni. Per Barr, fu un silenzio totale, una parete di ghiaccio senza spazio per chiarimenti o negoziazioni. Le conseguenze di questo rifiuto digitale non tardarono. Incapace di ottenere assoluzione o chiarezza, Bar Harduk si ritirò dentro un guscio di silenzio denso. I suoi profili social, di solito pieni di vita quotidiana e contatto diretto con i fan, si spensero. Anche gli amici di sempre lo videro scivolare via, rallentare il passo, entrare in un inventario di cose che non poteva condividere col pubblico. Commentatori di settore, di solito inclini alla retorica del ragazzo d'oro che vince sempre, sussurrarono che per la prima volta Barr aveva sentito davvero il morso della sconfitta. E un'eco fastidiosa rimase nell'aria: si sbaglia una volta. Come un promemoria duro, ripeteva l'idea che Elchin avesse lasciato alle spalle non solo una relazione, ma anche l'ansia che quel loro amore specifico trascinava con sé. Mentre lui affilava il silenzio trasformandolo in una lama protettiva, lei emergeva in una luce nuova. Chi è vicino a Elchin Sangu conferma che la sua gioia di Capodanno non era una scena orchestrata per colpire un ex. Niente follie dell'ultimo minuto, nessuna posa studiata. Era il frutto di un lungo lavoro nascosto sulla propria anima. Non vuole più vivere girandosi indietro, perché ha compreso, metabolizzato e archiviato il passato. E l'uomo misterioso accanto a lei nello scatto? La sua identità resta gelosamente custodita. Questa riservatezza non serve a creare fumo per la stampa, serve a proteggere un inizio da uno sguardo pubblico spesso tossico. Non c'è fretta nella sua vita adesso, c'è semplicemente esistenza. E a volte, vivere semplicemente è la vendetta più elegante contro un passato caotico. Come sempre, l'arena digitale si divide. Da un lato, chi applaude la fermezza di Elchin, leggendo il suo messaggio come un manifesto di rispetto per se stessa, non deve nulla al passato, dicono. Dall'altro, i romantici che da anni sperano di vederli di nuovo insieme, quelli che credono che la vulnerabilità di Barr meriti misericordia, che tutti meritino una seconda chance. Ma le sue parole hanno bruciato il terreno di confine. Il sipario è calato. Intanto, gli addetti ai lavori interpretano questo passaggio come un punto di svolta per Barr, la decostruzione dell'immagine alfa indossata per tanto tempo come un abito su misura. Questo silenzio è il coraggio di chi guarda in faccia i propri demoni o è solo la paralisi di un rimpianto tardivo? Il mondo del gossip trattiene il respiro, chiedendosi se tutto finirà davvero con un messaggio o se il tempo, narratore senza rivali, stia nascondendo un ultimo colpo di scena. Alla fine, però, restiamo con l'immagine nitida di due strade che si allontanano. Elchin cammina avanti, lo sguardo fisso su un orizzonte di pace e discrezione. Barr guarda indietro, in piedi sulle rovine di un ponte che ha desiderato attraversare solo quando era già crollato nel fiume. È un promemoria duro ma necessario, nella vita, a differenza delle serie che amiamo, alcuni finali sono davvero definitivi. Non tutte le stagioni vengono rinnovate. Continueremo a seguire il silenzio di Bar Harduk e la rinascita di Elchin Sangu, ascoltando i loro passi, cercando quei dettagli che non fanno rumore ma cambiano la direzione di un'esistenza. E se un giorno arriverà un sussurro diverso, saremo qui per decifrarlo. Per ora, però, la loro storia appartiene a un libro chiuso su uno scaffale alto. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio emotivo su Segreti Turchi.
Speriamo che questo racconto vi abbia dato uno sguardo più profondo sulle persone dietro le maschere. Se credete nel potere di andare avanti, scrivete la parola stella nei commenti. E non dimenticate di cliccare sul pulsante Unisciti per sostenere il nostro canale e aiutarci a portarvi le storie che contano. Fino alla prossima volta, ricordate di attraversare i vostri ponti finché sono ancora in piedi. E quando le luci sembrano troppo abbaglianti, cercate l'ombra giusta per vedere meglio ciò che davvero importa.